parte. E finalmente siamo partiti nonostante Andre abbia cercato di sabotarmi in tutti i modi la diretta, come sempre, io non ce la faccio più, cioè la diretta più lo so. importante dell'anno probabilmente, ragazzi, qui parliamo di Allora, mondo, di universo mondo. è vero, è colpa mia come al solito. Stavolta ho sbagliato l'orario, però siamo contenti di vedere che c'era tanta gente già in attesa, perché vuol dire che l'hype c'è. L'hype c'è, quindi ciao a tutti. Riaccogliamo il mitico Fede San, che oggi insieme a Zanco, tra l'altro abbiamo un altro grande ospite, eccolo qua, lì, meme, è tornato. ultra meme. Grande meme. Buonasera Ciurmaglia. Esatto, abbiamo grandi ospiti oggi, perché l'annuncio e la novità è grande, quindi come si suol dire, molto. Per le pareti grandi ci va un pennello grande. O un grande pennello, a seconda. O un grande pennello. E quindi ogni riferimento a organi genitali è puramente casuale. Puramente casuale. Video, vai. Comunque per il momento, perché sono comunque contrariato, vi lascerò insieme a Poldo l'elefante per qualche minuto, perché così Andrea patisce la penitenza. Ci vediamo tra un po'. Mi sembra giusto. E allora lasciamo Albi un attimino in pausa. Ecco Poldo. Ah, ma Poldo c'è davvero, io pensavo il vero Engras Lover. E invece c'è. E allora niente, di nuovo, grazie a tutti per essere qua, i nostri ospiti, grazie a tutti voi che siete già connessi. Vi ricordo, prima di iniziare, la marchetta solita: se per qualche strana ragione non siete iscritti, iscrivetevi; se per qualche motivo non avete messo il like, mettetelo; se per qualche motivo non siete mai andati su oldtilian.it, e magari allora aspettate un secondo, perché adesso c'è qualche novità. Vero? Esatto. Oldtilian.it rimane. E quindi la domanda andiamo avanti. Ma esatto, cosa arriva quindi? Ma quindi che cosa arriva? E allora iniziamo da che cosa c'è stato, perché secondo me c'è stato un anno che non abbiamo ancora avuto modo di sviscerare. In realtà tutto questo è perché ho una foto incredibile dello Zen-Motto e dovevo usarla in qualche modo, quindi vediamo come è andata la stagione 2025, no? Quindi se passiamo... Eccoci qua, la stagione 2025, una grande stagione. Allora, qua ho chiaramente rubato l'idea ai ragazzi inglesi, spero che mi perdonino, ma mi sembrava una bella infografica quella che avevano fatto su come era andato il loro anno. Sicuramente stiamo parlando della Homeland, quindi del Great Britain, la casa di GV, e sicuramente hanno dei numeri più alti dei nostri, ma in Italia ci siamo difesi altrettanto bene. Stiamo parlando di 85 eventi organizzati nella federazione nel corso del 2025, sono 1,5 settimane in media, considerando le fisiologiche vacanze italiche del mese di agosto. Giusto. E considerando anche alcuni stop tecnici per la migrazione del portale, tutto, insomma, ci sono state, diciamo, quasi una media di 2 tornei a settimana in tutta Italia, e soprattutto ci sono stati 1.670 iscritti, che non sono chiaramente iscritti unici, però vuol dire che la media potete farla da voi, siamo intorno ai 20 players ormai medi per torneo. Vuol dire che ci sono stati 1.670 persone che hanno partecipato ai nostri tornei, cioè in realtà noi siamo semplicemente una interfaccia per gli organizzatori, fra gli organizzatori e i giocatori, per far sì che possano accedere ai tornei, e per gli organizzatori per avere un modo facile, veloce e soprattutto di impatto per andare a promuovere The Old World in Italia, il gioco organizzato di The Old World, perché The Old World si può giocare in 1000 modi. Uno, secondo noi, più divertente è quello di partecipare ai tornei, che racchiudono giocatori di tutti i livelli, ma se si vuole diventare bravi, capaci, bisogna anche giocarseli questi tornei, perché si trovano sicuramente mettersi in gioco le partite più interessanti.
spesso e volentieri mi è successo che molti giocatori che hanno giocato con me o mi abbiano tirato addosso qualcosa o abbiano detto: "Ah, sai, ho imparato molto in questa partita", e questo sicuramente è l'effetto anche sulla community di giocare, ma anche per tutti quelli che magari sono un po' più in alto nelle classifiche, no? Ogni match ti racconta qualcosa e poi questa esperienza la porti anche a livello internazionale, o comunque quando ci confrontiamo con le altre nazioni diciamo che non abbiamo molto da temere, o meglio, siamo a un ottimo livello, secondo ci stiamo alzando ulteriormente, sono entrati dei giocatori molto validi durante l'anno, e poi vabbè, qua lascio la parola quando arriverà, perché eccolo, era in udienza papale come al solito. È arrivata anche Sua Santità. Sua Santità, Buongiorno. Eminenza, si chiama davvero Sua Santità. È proprio Sua Santità. Qui sono tornato anch'io. Poldo l'ho mandato a dormire. È un po' fuori dal layout. Siamo in 5, mi sa che devi fare qualcosa. Sì, metto un po' a posto. Eminenza. Sì, non eravamo pronti per non eravate pronti all'arrivo? Ma è che Però... quando arriva l'eminenza è tutto un... Sì. Quando arriva l'eminenza sposta gli equilibri. L'eminenza sposta gli equilibri. E quindi cosa posso dire? Io posso dire che niente, io ribadisco quello che già dico tutte le volte. Quando vedo questi numeri dico non dico che fosse partita per scherzo, perché non è vero, era un progetto serio sin dall'inizio, però l'adesione, il livello di adesione, il livello di partecipazione, il livello di anche di dedication che la gente sta mostrando, sia a livello di organizzatori che partecipanti, che è il direttivo al board della federazione italiana ha mostrato, devo dire che veramente ha reso possibile numeri di questo Posso genere. aggiungere anche che non è una cosa scontata la pazienza e l'ascolto nei confronti della community, che io credo sia una delle cose principali che muove. Però è anche secondo noi uno dei fattori di successo. No, infatti, assolutamente, però non è scontato. Io non lo do per. Non è una cosa che è da dare. Però diciamo che abbiamo voluto mettere quantomeno la qualità, no? come prima cosa. Stiamo parlando di un gioco che, quando abbiamo deciso di fare questa cosa, era un gioco sicuramente di nicchia, non ci aspettavamo indubbiamente i numeri che poi The Old World ha fatto, e volevamo fare qualcosa di fatto bene per una community che era piccolina all'inizio, però volevamo, per carità, mettere a disposizione competenze che nel corso degli anni avevamo maturato, e abbiamo costruito questa cosa con l'idea di creare qualcosa di qualità, ecco. E sicuramente il fatto che la federazione in realtà sia una serie di chat dove la gente si parla e condivide feedback sul gioco, condivide le esperienze sul gioco, secondo noi è stato una delle cose più importanti. Va bene, andiamo a vedere i vincitori di quest'anno, no? Facciamo un Hall of Fame live, la potete trovare anche sul sito, però secondo noi era un po' importante anche celebrare chi poi aveva raggiunto l'apice del successo. Quindi abbiamo i vincitori dei Grand Prix: Davide Bura a Belgioioso, Alessandro Grisetti a Miragliano, il nostro team all'Alpine Cup Casale GT, che poi in realtà è stato uno degli eventi cardine anche per una determinata cosa che poi vedrete dopo. Forse è stato il momento zero di una serie di valutazioni che sono state portate avanti insieme chiaramente al VTC e al Nazionale Italiano a Squadre. Alberto Mola, visto? A Torino, al Brixia GP, e di Buonaventura a Roma all'Undertevere GP. E i nostri stai dicendo che Mola ha vinto un GP? Sì, già, ho vinto un GP. Questo gioco non ha più senso. No, vabbè, ma l'ho vinto con Katai, Miki. Ok, allora va bene. E ora andiamo al perché di questa carrellata virtuale. Possiamo ammirare uno Zemmotto vincitore del 2025 del Super Score, che
brandisce un vero pugnale di ghiaccio trovato in Norvegia, bellissimo. Quindi questa è nuovissima, questa è Questa è straight dalle vacanze. Fresca. Pensavo fresca fosse perché la gamba di una sedia ghiacciata. No, no, invece è fresca proprio- anche perché sennò la stalattite si scioglie, quindi bisogna... Esatto. È proprio Grazie, Albi. è reale e vera, era 1 metro e qualcosa di stalattite. E poi abbiamo Riccardo Rosi che vince l'Elo Score, in realtà poi vince anche gli all time sia Super Score che Elo, e poi abbiamo il buon Avvocato Abbona che con le sue armate ha deliziato molti tornei, soprattutto nel nord Italia, e infatti qua Bellissima la maglietta, tra l'altro. lo veniamo no? brandizzato fino all'ultimo con anche il Sabaudo. premio per la best army al Torino Grand Prix. Qua ci sono io che ho sculato, ho vinto il nazionale italiano singolo, Così, e poi abbiamo l'ultimo torneo da 120 persone, ragazzi. Abbiamo fatto veramente c'è stata una cassa di risonanza su questo torneo a livello internazionale, perché oggettivamente il VTC ha fatto solo 24 persone in più. Il VTC. Noi in Italia con squadre da 5 abbiamo fatto 120 persone, è stato un torneo secondo me stratosferico, vinto dal team di Baglio, grandi rientri di nomi storici del Warhammer che hanno fatto veramente danza dei propri avversari, noi secondi, il Belgio terzi, e prima c'erano anche il buon Quirico e il buon Gabrielitos secondo e terzo nazionale singolo. E poi abbiamo l'ultima entry importante dell'Hall of Fame che l'ha venuta, cioè la conferma di sua santità. È la seconda venuta, diciamo, questa. Quando si è riaperto il Santo Sepolcro. Esatto. Ragazzi, è la conferma come capitano di sua santità. La santità non è sotto, ovviamente. Esatto. No, la santità deve essere, c'è una policy chiara per determinare la santità, però c'è un papato parte seconda, direi, che oramai è stato... Sì, no, diciamo che adesso Miki ha l'onere e onore di andare a comporre la nazionale del 2026, ci saranno presto degli eventi in cui il Team Italia sarà coinvolto. Io Diciamo partecipo, non ho ancora capito bene perché a questa cosa, vedo un po' le chat, c'è già grande fermento. Ovviamente c'è l'elefante nella stanza oggi, che sono le famigerate FAQ che potrebbero uscire da un momento Adesso. all'altro. diciamo da qui a 11 giorni. È proprio qua l'elefante, ce l'abbiamo proprio in presa diretta. Sì, abbiamo anche Poldo, c'è Poldo l'elefante. C'è l'elefante nella stanza. Data dei mondiali, ragazzi, me la sono persa, quando saranno? 20... Allora, sono a Talavera, che è vicino a Madrid, un posto dove penso ci sia solo il mondiale di Warhammer. Dove Sergio Leone girava i film, penso, no? Quel deserto sperduto nel bene. nulla. Forse sì, dovrebbe essere, cos'è, Miki, l'ultima di settembre? Sono mercoledì 23 e giovedì 24 settembre i singoli, okay. E venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 quello a squadre. Quello a squadra. Okay. Quindi 3 giorni? Perché 3 giorni? A squadre fai fai sempre 3 giorni. 2. Sì. Sono 6 partite, ok, su 2. Squadre da 8, squadre da 8, no ragazzi? Sì, team nazionali da 8. Beh, l'anno scorso abbiamo fatto in 5 round 2 giorni e mi sembrava assolutamente abbastanza. E invece no. Io sto diventando vecchio queste cose. Tra l'altro, sapete già tipo quanto clock c'è a partita? 3 ore e mezza, 3 più 30 di abbinamento? Di solito 3 ore e mezza. No, erano 3 ore e un quarto, se non ricordo male. Se facciamo 2 partite al giorno saranno 3 ore e mezza, e in questa maniera anche Zemmotto riuscirà a finire le sue partite. Allora, io essendo uno slow player mi sento massacrare dai miei compagni di merenda. Ma sai che non è Zemmotto il problema? È che chi gioca contro Zemmotto rallenta? Perché ok, è quello. Addosso? E quello si può capire perché succede. Allora, io sono un grande fan di aumentare un pochettino il tempo,
perché è vero che un grande giocatore è anche un giocatore che gioca bene veloce, perché vuol dire che sa cosa deve fare veloce, però penso anche che per la spettacolarità delle partite ogni tanto avere quella mezz'ora in più ti permette di pensare 10 minuti, magari ti viene il colpo di genio in fase di movimento, di schieramento, che è quello che è, che magari ti cambia la partita. Quindi 3 ore e mezza è fair, direi. Forse poi, sopra avendo magari solo no. 2 partite al giorno potrebbero al giorno. davvero farlo. Su 2 partite Sì. su un torneo singolo di un giorno penso sia impossibile mettere quelle tempistiche, vuol dire finire alle 10 di sera, credo che non sia... Ragazzi, giocate eserciti più veloci. La risposta sono d'accordo. Sì. Poi Andrea, nessuno ci crede che tu abbia un colpo di genio, quindi puoi anche giocare più velocemente. No, ma io dicevo il senso è, cioè io non ho colpi di genio. Io una volta esisteva 5 dadi sole porpora, oppure esisteva piastre di Neferra, 4 dadi, faccio doppio e via. Adesso ci sono altre cose, io non ho cambiato, io gioco sempre su quello. Ok, Comunque, mi ero preoccupato. Comunque quanto siamo bravi a non parlare di quello di cui vogliamo ma parlare. No, adesso c'è il Coming Next, abbiamo la hai messo la slide, l'abbiamo lasciata qua. Comunque io propongo nel Coming Next una versione Blitz di Warhammer dove giochiamo un'ora. Bella, e vediamo se è veramente capace di giocare a Warhammer. Io sto iniziando a pensare che un'ora? Io di solito riesco a farne 6 in un'ora e un quarto. Io sono con Fede, cioè, si può giocare velocemente a Warhammer. Sono noto perché dopo un'ora e mezza più o meno mi trovate fuori fumare. Io però sono comunque molto dispiaciuto che non abbia preso il formato che Sua Santità aveva proposto insieme a Fede all'inizio, cioè l'escalation, perché secondo me quello poteva essere una cosa bella per avere la partita finale un po' più lunga, le altre 2 centrali, cioè la prima corta, la seconda dopo pranzo che aiuta la digestione media e la terza un po' più lunga per decidere il vincitore. Sarebbe stato un formato bellissimo. Io l'avrei fatto il contrario, scendevi. Anche a scendere si può fare, così ancora più veloce. Però purtroppo non ha così preso... la mattina sono tutti ancora non obnubilati dall'alcol del sabato. Sembra giusto. Vabbè, tra l'altro segnalo 2 robe. Siamo a 50 persone che ci stanno guardando, che a quest'ora, considerando che abbiamo sbagliato solo cazzate, quindi a posto così. Esatto, non vi siete persi nulla nonostante il mio errore di programmazione della live. E colgo di nuovo l'occasione anche per salutare e ringraziare i nostri iscritti, ma anche i nostri membri del gruppo, che siete sempre di più, tutti i mesi c'è qualcuno che si iscrive, quindi date uno sguardo anche alle membership e offriteci sto caffettino se volete. E ringraziamo anche il nostro sponsor che sto mettendo in onda, perché se volete comprarvi l'esercito nuovo, 30% di sconto su tutta la gamma GV. Mail a workshoplaminiatures@gmail.com, scrivete Sun Tzu nell'oggetto e vi portate a casa col 30% tutta la gamma GV. Alla grande. Io vi chiedo di guardare un secondo la chat su cui abbiamo programmato questa live, e vi ho mandato, se volete metterla direttamente in video, un meme che ho appena creato per quello che stiamo per fare. Esatto. Attenzione. Ragazzi, Okay. Vediamo. Andrea, è un ti grande tocca. ritorno. È uno spoiler enorme di cosa. Oh mio mamma Dio! mia, ho paurissima. Mamma mia, ho paurissima. parole forti, parole dure, sigle dure. Andrea, lo stai per Allora, fare? che fa? Devi farlo. Dunque aspetta, perché ce l'ho sul cellulare ma non ce l'ho riesci a farlo tu, perché non ce l'ho aperto qua se riesci a farlo tu, Albi, è più facile, se no devo aprire. Ma devo dire che dovevi mandarmela prima, la scomponevamo. L'ho fatto in questo momento mentre parlavamo, perché sono molto veloce, come puoi notare. Quindi non solo a giocare a Warhammer, anche a fare i meme, cose che io non ho mai imparato a fare perché mi manca questo lato creativo, e quindi no, però Miki, devo dire, mi sembra assolutamente appropriato, quindi attendiamo il file da Albiz, ma sì, direi che oggi, così intanto guadagniamo un po' di tempo, io penso che oggi sia uno di quei giorni, un po' come quando abbiamo fatto la prima live della federazione, per la nascita della federazione e quant'altro. Credo che oggi sia un altro di quei giorni in cui dici ok, ti giri indietro
vedi che cosa hai fatto, tutto quello che è stato compiuto, diciamo, nell'unità di tempo, e dici, beh, ok, insomma, sono partito da un punto, sono arrivato da un'altra parte, ora si apre potenzialmente diciamo un portone nuovo, e c'è da esserne orgogliosi. Diciamo anche che stiamo scommettendo su GV che ci segua con delle FAQ che quantomeno diciamo lo permettano, diciamo. lo permettano, ecco. Non voglio dire che Allora, ribilancino il gioco, anche se vero, io vado col meme. Ce l'hai? Vado col Ah, beh, meme. sei stato Eccola qua. Facciamolo. Mamma mia. Che tra l'altro in questi ragazzi, di questi tempi, grandi- questa scena qui, di questi tempi, non è neanche invecchiata È proprio, meraviglioso. è invecchiata benissimo. Cioè. Tra le altre cose, vabbè. È invecchiata benissimo, e se per caso qualcuno, perché può anche darsi che qualcuno non riesca a cogliere, molti di voi coglieranno, però ci potrebbero anche essere dei newcomer che magari non necessariamente colgono, però vedo già Tizi che coglie, perché ovviamente diciamo la che nostra... siamo tutti abbastanza Chi stagionati. c'era può solo cogliere. Penso che solo Questa- parte esatto. Sotti non colga questa citazione, perché forse non era Da 2 nato. anni e mezzo. Esatto, cioè non è possibile che... Penso che sia uno dei Esatto. pochi che... Esatto, Bellissimo, esatto, ragazzi, esatto. bellissimo. Quindi fantastica. Ora, Quindi torniamo a bomba su invece i giorni presenti. Quindi cosa faccio, Fede? Flippo? Così Flippa. partiamo? Appunto c'è una slide, come dire, decompression. ok. Esatto. Allora, le slide sono scritte in inglese, ci sarà un motivo dietro questa cosa. Esatto. E diciamo che è stato un po' di riciclaggio di alcuni materiali di supporto che abbiamo usato per fare questo lavoro. Vabbè, di fatto questa slide ci dice che tutto il mondo va per i cazzi suoi, inteso come ognuno fa un po' quel cazzo che vuole, non che noi siamo diversi, è che loro sono più diversi di noi, ok? Proprio in Germania si fa una roba, in Francia un'altra, in Inghilterra un'altra ancora. In Germania si fanno almeno 3 cose diverse. Sì, e anche di solito coinvolgono, non coinvolgono... qualcuno non coglie. Comunque in quella puntata di Simpson alle Nazioni Unite il rappresentante della Russia schiaccia un pomello e il cartellino che c'è scritto Russia gira e viene fuori Unione Sovietica. Quindi un ritorno al passato, e noi abbiamo fatto la gag con OTF che ritorna a essere quella che è il suo padre storico, che è FGV. Predecessore, diciamo, che era Per chi non sa che è la FGV, faremo una puntata a Marcord spiegando cosa fu la FGV, che è stata la E prima. tanto io e Zanco possiamo raccontarvela benissimo quanto l'abbiamo creata. Esatto. Avete un po' il vizietto, allora. Sì. Un po' addosso ce l'abbiamo. E niente, quindi fondamentalmente noi abbiamo un sistema unificato. Ecco, le altre nazioni fanno molto diverso, ma anche molto diverso all'interno della stessa nazione. Tu vai in un torneo in Francia e giocano completamente diverso dal torneo che hai fatto settimana prima, sempre in Francia. Vai in Germania, ci vuole un commercialista. Germania io penso che sia veramente ho appena finito un torneo a team con German Comps, ho portato TK, pessima idea, ho avuto bisogno veramente di andare a ripetizioni di matematica finanziaria per capire come fare la lista, cioè anche un po' too much. E poi Andreas mi si è pure offeso perché l'ho detto nelle puntate in inglese con Ryan, e allora Andreas mi ha scritto e mi ha detto vabbè, però così è quasi, mi fai quasi pubblicità negativa. Io ho detto, ma non è che ti faccio pubblicità negativa, è veramente un casino. No, ma facciamo la pubblicità negativa del German Comp. Io cerco di essere gentile. Vabbè, però sono peggio delle svedesi di una volta? Sì, perché oltretutto riscrivono parzialmente il gioco. Così. Sì. Bello. Proprio hanno delle cose tipo ma sai che è uscita quella FAQ che non puoi più fare quella roba lì? Non mi interessa. Adesso la puoi fare. Non penso proprio. Va bene. Comunque, cioè, a me questa cosa che non si può dire che una cosa è brutta quando è brutta non mi convince fino in fondo, comunque. O che almeno è complessa quando è complessa, diciamo. Anzi, devi usare una parola che usa spesso Vittorio Feltri nei suoi deliri fantastici, che è fattuale.
Cioè, se una cosa è È fattualmente fattuale. brutta, non puoi dire che non lo è. È fattuale, è brutta. Sono d'accordo. E poi c'è tutta una questione che in Italia abbiamo i nostri belli strumenti adeguati a tool, gli altri devono basarsi su strumenti a volte a pagamento. Provate a recuperare una vostra vecchia lista su BCP e vedete quanti soldi vi chiedono. Ci sono dei ranking basati su tornei fatti con 1000 formati diversi che si pacciugano dentro tutti insieme. Per cercare un evento devi impazzire, vedere il sito del tipo, il sito di A, il sito di B. In Italia tutto questo marasma ve lo siete evitato perché abbiamo preso le redini della cosa banalmente. E volevate fare i tornei su T3 o su New Recruit o su Best Cospairing o sugli Excel a seconda di chi organizza? No, non ve l'abbiamo permesso. Siamo stronzi e non ve l'abbiamo permesso. E diciamo che qualcuno si è accorto che c'era un'isola felice in Italia che stava trascinando un gioco che di fatto abbiamo fatto fondamentalmente metà delle iscrizioni della madrepatria inglese, che è composta da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, anche perché ci sono, diciamo che li giocano fondamentalmente come tutt'uno, e abbiamo fatto in Italia metà dei numeri della Gran Bretagna con meno tornei peraltro, quindi vuol dire che ci sono dei tornei anche più consistenti, con più affluenza, e quindi abbiamo fatto dei numeri sul torneo più grosso italiano che gli inglesi non hanno fatto. Ad esempio, hanno fatto un lavoro incredibile loro, però non è una sfida, però è un dato di fatto. Il London GT ha fatto credo 78-80 persone, quindi comunque non è arrivato ai non numeri. so i Masters, però hanno fatto dei bei numeri anche loro, ma l'idea è quella di ok, credo che comunque le community siano anche di dimensioni diverse, cioè non possiamo paragonare, cioè, loro hanno molto più grossi. E infatti questo, quindi, cioè nel senso, se noi siamo la metà vuol dire che comunque siamo già una community grossa che gioca e che noi siamo un quarto di loro hanno più di 1000 players unici, noi abbiamo circa 400, ma con quei 400 abbiamo fatto metà dei tournament spots dell'Inghilterra, quindi di fatto forse è anche più seguito in Italia, se vediamo queste metriche, diciamo, elaborate. Indubbiamente. Sì. E quindi hanno detto, gli altri ci hanno iniziato a chiedere, ma perché non lo facciamo tutti anche noi? Cioè, ci hanno detto, perché non lo facciamo anche noi? Ed ecco, nasce The Big Idea. Siamo entrati in contatto con belgi, inglesi e comunque in generale la scena UK, gli americani, e in maniera adesso come sempre molto French, anche i francesi, che sono un attimo più in difficoltà, ma capiamoli, sono francesi, non funziona così da loro. Fede sono il diplomatico, li mettiamo adesso come la traduzione in francese e lo mandiamo. Diciamo che la Francia sta avendo qualche problemino a mettersi d'accordo, mettiamo tra di loro, tra di loro. Non potendosi arrendere a nessuno, arrendere a nessuno, si trovano in difficoltà. Ma una chicca che non c'entra niente. Questa la tagliamo. Albi, questa la tagliamo. Stanno per avere 2 nazioni per il mondiale di House. Sono in piena guerra civile. Dico solo questo. E ad House sono pure forti loro, tra l'altro. Ad House sono i più forti del mondo. Si sono spaccati in 2. Stanno facendo il Super Trials, dove tipo le 2 nazionali si danno botte per decretare l'unica che regnerà. Vabbè. Sì, è affascinante. E questa è proprio rivoluzione. Mi piace. Civil War, mi piace. E ancora non hanno ancora rapito Zanco, perché poi c'è la parte in cui rapiranno Zanco e lo porteranno ad Avignone. Ma lo sai, essendo Sua Santità un tentativo del genere, poi diventa problematico.
poi da Mamma gestire. mia. Ti dirò di più, mi sono anche offerto di andargli ad arbitrare il torneo Trials loro e l'attuale capitano francese mi fa: guarda, te lo risparmio perché deve essere un incubo. Io va bene, Deve essere un ok. incubo, Ok. poi dai, mi immagino. No, Vabbè, ma mi queste sembra sono... grande. Però allora io dico momento di emotivo e di grande emozione per me, perché io penso che quando la prima volta Fede mi ha girato il link work in progress della federazione e ci ho guardato dentro, capito che di fatto era una versione, come abbiamo detto prima col meme, revisionata, corretta e migliorata di FIGV, ho detto oh mio Dio, questa cosa ha totalmente senso, soprattutto perché esisteva già Old World Rankings, stava iniziando a venire fuori, quindi ho detto ma sta cosa deve diventare in qualche modo unico. Poi giustamente del primo tempo va bene, iniziamo a far funzionare le cose in Italia, ma io praticamente sin da subito, quando ho iniziato a girare un po' per i tornei major americani, ho subito detto a tutti, ho detto, ragazzi, date un occhio a cosa fa l'Italia, perché è più semplice aiutare la community a rimanere coesa, ad appassionarsi, a partecipare, a fare affluenza, a dare consistenza, se c'è un organo più ampio che ti gestisce. Poi, ora vi spieghiamo i dettagli, Fede vi spiega i dettagli, non deve essere una roba tipo ultra stretta che tipo ci sono 100 regole e non ne puoi... Quindi una cosa anche flessibile, però se c'è un'unione, qua possiamo fare... Cioè, questa è veramente una big idea, è qualcosa che non è mai stato tentato prima. Sì, qua Al di siamo, fuori siamo dalle FIGV. davanti a un'idea decisamente audace, sicuramente folle. Pensiamo di aver individuato le persone giuste per iniziare. L'idea è quella di partire e poi chi ci ama ci segue. E E quindi quindi, abbiamo creato, anche grazie all'aiuto di persone capaci di fare i grafici, stiamo ancora lavorando ai loghi, diciamo qua potete vedere una versione iniziale, la Old World Federation. Che cos'è la Old World Federation? È una unione collettiva di comunità di Old World definite regionali, inteso proprio come ci sono region che portano avanti il gioco sulla loro region, che sono unite da un sistema comune di tornei con le stesse regole e gli stessi rankings e una piattaforma globale. Questo vuol dire che stiamo creando una casa per l'Old World mondiale. GV non ci paga, stranamente, però pensiamo che oggi The Old World abbia la community più matura, più appassionata in certo senso. Non voglio dire che gli altri sistemi non siano appassionati, ma tendenzialmente sono più litigiosi, e pensiamo che diciamo un po' la seniority delle persone che giocano a The Old World capisca o cerchi di capire che possiamo creare qualcosa di comune. Poi ci sarà sicuramente chi non vorrà partecipare a questa cosa, e ben venga, siamo in un mondo libero, come dice Zanco, non in Corea del Nord, prossima nazione Corea del Nord nella Old World Federation, e pensiamo che comunque ci siano più vantaggi a farne parte che non a farne parte, anche perché il sistema sarà esattamente una derivazione internazionalizzata di quello che è il portale attuale, che si chiamerà Play Old World. Il nostro era Play Whole Tilean, ma diciamo che adesso abbiamo sostituito in tutto Tilean con World, il che non vuol dire che la federazione italiana Whole Tilean sarà la federazione italiana, ecco, quindi sarà una parte di un complesso più grande. Peraltro la federazione che di fatto ha creato le basi per iniziare questo progetto, quindi Italian first, no? Come direbbe qualcuno arancione, non direbbe proprio così, ma diciamo parafrasando. esatto. Credo che in chat abbiano un po' colto il parallelismo con la NAF di Blood Bowl, che penso sia l'altro unicum dei giochi GV che si coordina a livello mondiale in questo modo, fondamentalmente. Sì, l'unica cosa della NAF forse è che ha un po' troppa burocrazia, però non sono un esperto della questione. Però sì, c'è molta burocrazia, ma è anche un sistema un
po' più vecchiotto, diciamo, nel senso che è nata più anni fa con un sistema di regole non supportato, quindi creato fondamentalmente gestendo regolamenti vecchi, eccetera, da appassionati. Adesso sicuramente, secondo me, voi avete dimostrato che con i mezzi attuali si possono fare grandi cose in maniera più semplice, probabilmente all'epoca. Infatti il sito della NAF attualmente penso che sia degli anni 90 ancora, sia come formato sia come grafica. Immagino al di là della obsolescenza tecnologica, che comunque è importante, ma fino a un certo punto la comunione di intenti è simile, nel senso, esatto, il concetto è quello. dare a tutti i giocatori di Old World una casa, e una casa dove possano anche trovare tornei in giro per il mondo, che è un'esigenza che in realtà abbiamo scoperto è più diffusa di quanto pensiamo, nel senso che parlando con inglesi, con belgi, ci hanno detto non avevamo neanche saputo dell'esistenza del primo World Team Championship, quello fatto a dicembre 2024 in Germania. Perché manca una sorgente informativa che possa dare a tutti una visibilità globale, soprattutto dei main events, no? Anche io non so, ad esempio, quando sono, che so, il Nova Open, l'EVO, metti che sono negli Stati Uniti per qualche motivo di lavoro, posso magari allungare una permanenza e farmi un torneo del genere, no? Sì, ti ricordi quando eravate venuti ospiti, ne avevamo parlato anche di questa cosa, cioè che Miki aveva trovato questo torneo online, quasi per caso aveva detto partiamo, andiamo a voi Quadrifoglio. Infatti Esatto. né io né Andre eravamo riusciti a trovare neanche un report fotografico, una classifica, ma manco il sito, neanche un sito, non si capisce. Un botto a capire il sito. Sì. Allora, mi ha tirato una domanda, ma prima di passare al mondo intero non era meglio unificare la vecchia Europa? Era l'intento iniziale. L'inizio era partito con i belgi e gli inglesi, e con opzionali francesi che avevano già dimostrato, almeno nelle conversazioni con Sua Santità, l'idea di fare qualcosa di comune, ma gli americani, con anche i nostri tornei online, hanno toccato con mano la situazione italiana e l'hanno apprezzata, tant'è che partecipano regolarmente ai tornei su World organizzati sull'Ultimate Federation, e volevano anche loro qualcosa di simile, quindi abbiamo detto why not, anche perché se metti una bandierina americana su qualcosa tendenzialmente vuol dire che sì, ha un flavor. Magari l'idea era, ci sono state varie chat, la prima era l'idea di un Eurofed, quindi ci sono state delle evoluzioni, ma proprio perché c'era interesse, e ipotizziamo che ci sarà interesse anche da parte di altri. Ne abbiamo già sentiti qualcuno. Noi lanciamo una proposta, noi l'abbiamo messa così, come abbiamo fatto con Ultimate Federation. Noi vi lanciamo una proposta. Puoi scegliere se andare per la tua strada e continuare a fare quello che hai fatto, oppure puoi scegliere di saltare a bordo. Saltare a bordo per un organizzatore dà solo vantaggi, per una community dà solo vantaggi, e quindi anche perché tu entri in una piattaforma che è rodata, consistente, che ha già avuto tutta una serie di test sul campo importanti, e ti trovi fondamentalmente con degli strumenti che ti abilitano, e mentre il resto no. Sì. Il resto no. Che ti dico, è stato un po' il tema, adesso poi tanto andiamo avanti nella presentazione, ma ci arriviamo, è stato un po' il tema che quando ho parlato con Ryan e ho sentito lui spiegare nei nostri gruppi di gioco americani, cioè anche all'interno di quello che è il Team USA, ha detto ragazzi, è una roba figa, cioè io ho fatto il torneo e infatti adesso ci sono altri che lo vogliono fare, altri che verranno, altri che lo stanno facendo, c'è il torneo a squadre su online di Warhol organizzato dal mitico Parte, e stiamo ragionando addirittura forse di portare 3 team, credo che 3 forse non ce la faremo, però quasi certamente saremo almeno in 2. Tra l'altro stanno facendo il poll su quali nomi della squadra a usare, uno di quelli è Break the Spaghetti, uno, e l'altro Ketchup is like tomato sauce. Sto cercando dei nomi per scherzarci sopra, che però gliene suggerisco uno io.
Vai. Deep dish is real pizza. Oh, ecco, questo è ottimo, questo è ottimo. Ma questo a me fa ridere, ma in Comunque, realtà scusami, inarrivabile quando noi ci presentammo al nazionale francese a squadre di X-Wing con il team che si chiamava Team BD. Inarrivabile, secondo me. Per classe Questo- eleganza, inarrivabile. questo è incredibile. Però la cosa figa è che quando c'è questo livello di non cameratismo, ma di goliardia, scusami, è proprio quello. Il punto è quello, cioè inizia a diventare un gruppo, un network di amicizie intercontinentali, di gente che condivide una passione, un amore, in un momento in cui, e qua lo dico con la mia vena aziendalista, in cui Games Workshop sta capendo, perché secondo me lo sta capendo, che hanno staccato per troppo tempo la spina sulla parte community, eventi di un certo tipo, e quindi ora stanno potenziando tutta la parte team eventi. Ero a Las Vegas e ho parlato con alcuni dipendenti Games Workshop e me l'hanno confermato. Se andate su LinkedIn hanno tipo 5 posizioni aperte come event organizer, event manager, quindi lo stanno capendo. Quindi stiamo arrivando ora con una proposta rivoluzionaria, secondo me, nel momento migliore del lobby, perché Tiziano e io stiamo preparando la puntata di nuovo sui risultati di Games Workshop, e ci sono delle cose interessanti che ti fanno capire, alcune menzioni fatte nell'investor relation che ti fanno capire dove sta andando la cosa, e quindi Fede e i ragazzi hanno sviluppato una piattaforma torneistica che a questo punto si basa su quello che è l'OTF iniziale, ma che a questo punto ha una portata globale. Sì, infatti gli italiani riconosceranno immediatamente il sistema dei tornei Tyred. Avremo i Regional Series, che saranno fondamentalmente l'evoluzione dei Tilian Series, gli Online World Series, che saranno però dei tornei global, quindi li troverete in alto nel calendario perché saranno, diciamo, attingeranno a un pubblico sicuramente più trasversale del torneo della domenica. I Grand Prix, che si evolvono e diventano fondamentalmente i main events in giro per il mondo, anche questi saranno in highlights sul calendario a livello globale, e le finals, che saranno i finali singole e a team di ogni nazione. Per ora ci siamo fermati qui, nel senso che non volevamo mettere troppa carne al fuoco subito, volevamo partire con un sistema che era già rodato, già funzionante, già e tutto. Abbiamo un attimo innalzato alcuni valori di posti minimi necessari a 12, cosa che in Italia fanno già tutti per il torneo della domenica, quindi bisogna mettere a disposizione 12 posti per il torneo. Non saranno in alcun modo limitati. Novità per l'Italia: i tornei di regional potranno essere di 1 o 2 giorni, di 3 o 5 match, introdotto anche per esigenze. Noi facciamo pochi tornei da 2 giorni, negli altri stati sono più tipici tornei da 2 giorni, modi diversi di intendere il gioco. Abbiamo dato questa possibilità. I World Series da attuali 6 potranno essere fatti fino a 1 al mese, e saranno programmati sia per una time zone europea sia per una time zone americana. Nulla vieta ovviamente di farvi gli orari sballati dell'altra sponda dell'Atlantico per andare a giocare anche nei tornei americani. Ovviamente dovrete adeguarvi alle tempistiche tipiche, che cosa che per i nostri amici che lavorano nel mondo della ristorazione sarà solo un plus. Esatto, finalmente possono giocare. Che potranno condurre 2 tornei in contemporanea magari, e poi avremo il Grand Prix che ha elevato il numero di posti fino a 40, e ad oggi però sono numeri ancora in discussione, saranno 6 per regione all'anno, quindi 6 tornei che potranno essere definiti come grossi, saranno sia singoli che a squadre, anche regional saranno singoli a squadre. Potremo lavorare anche per i tornei online a squadre. Adesso è tutto da pensare un attimo, però vi ho detto, ripartiamo con qualcosa di simile, con giusto un paio di aggiunte, un paio di definizioni. Grand Prix a squadre potranno essere solo di 2 giorni per ovvi motivi, perché un torneo a squadre da 5 gli vuoi dare una certa importanza e quindi puoi farlo da 2 giorni. Le final saranno similmente a quanto abbiamo già fatto in Italia quest'anno,
tornei a 2 giorni su 5 match, che con squadre o con singoli o con squadre da 5, però non ci azzardiamo a entrare nel territorio degli 8. Per gli 8 ci saranno i tornei a squadre nazionali, che sono tipo il VTC, tipo il Six Nation e quant'altro, ma sono questioni nazionali, le teniamo un attimo fuori, non vogliamo andare a pestare i piedi a nessuno. Per ora nel circuito secondo me dobbiamo fornire qualcosa di super fruibile velocemente, e quindi abbiamo fondamentalmente usato la struttura italiana che ha mostrato valore nel corso di questi anno e mezzo che, diciamo, abbiamo portato avanti. Vai E pure. questo mi porta alla parte dei formati, che secondo me, allora, è fighissima già la parte prima, che però è già quella che abbiamo visto con secondo me questa slide sui formati è veramente la grande genialata, che se presentata bene a tutti gli organizzatori, e qua mi metto il cappello internazionale, non solo quello italiano, perché la struttura italiana è già abbastanza consolidata, farà la differenza. Sì, Quindi allora abbiamo il formato standard, che avevate già visto andava fondamentalmente in essere completamente compliant con il Match and Play Guide di Games Workshop, quindi abbiamo 2000 con limitazioni tipo Combined Arms e Normat Legacy. Attualmente è un po' stazionario, secondo me è un po' fermo per questioni di aspettiamo le FAQ, molti ancora magari vogliono giocare Legacy e quant'altro. Il formato che si chiamava Euro voleva rimanere Euro, ma poi sono arrivati gli americani, quindi abbiamo dovuto rinominarlo, che non aveva molto senso. E questo è un bellissimo nome, tra l'altro americano, che questa cosa Apex qua genera un hype della Madonna, perché ha a che fare con le performance, quindi è una figata. Sì, è il classico Euro, quindi come Gran Mili Armate Legacy, 2000 punti sempre, e questi sono i due formati condivisi a livello globale. Ovviamente in fase, diciamo, di setup, ma è giusto che poi ci sia anche un'autonomia a livello regionale. Il formato limited sarà con limitazioni specifiche per country, quindi in Italia per ora useremo il Tilean One, magari in futuro si cambia. Gli abbiamo dato un nome, Tilean One, ci piaceva l'idea. Molto Caporosso, Capororo, sembra molto Star Wars, Tilean One. Sì, ma è italiano, ti ricorda l'1 della limitazione. No, è fighissimo, molto figo, molto figo. Quindi, e tra l'altro mi sembra che sia quello che sta andando per la maggiore ultimamente nei tornei, il limite. Vediamo dopo le FAC, nel senso che... Sì, no, pre-FAC adesso gli ultimi 2 mesi praticamente solo Tilean One. Piace, ti dà opportunità nuove, ovviamente come ci sospettavamo non poteva essere bilanciante al 100%, anzi non era neanche nell'intento, era semplicemente per dare la possibilità di schierare cose alternative. Mi pare che abbia riscontrato un deciso interesse da parte della community, qualora chiaramente sul formato limited saremo come dire, autonomi nel decidere a livello italiano che cosa usare, nel caso in futuro avremo necessità diverse, o il meta shift verso determinate cose, o capiamo che ci sono esigenze diverse, veramente il limite non funziona più, si potrà cambiare in qualcosa di nuovo. I formati regionali, faccio solo una domanda, i formati regionali possono comunque essere utilizzati per organizzare i tornei, anche quelli grossi, o i tornei grossi sono più orientati verso il common? Non c'è una... No, puoi fare quello che vuoi. Ok. Per ora siamo stati molto larghi. Diciamo che se vedete c'è la parola region e non la parola nation, perché non aderiranno completamente le region alle nazioni che voi vedete. Pertanto la Serenissima Repubblica di Venezia sarà una region autonoma, no, sto scherzando. Pertanto ci saranno stati che avranno diverse region al loro interno, per questioni anche e soprattutto di favorire l'integrazione del nostro sistema in stati che hanno delle grosse differenze interne di community. Immagino tipo gli Stati Uniti, che penso che con 50 stati e 3 fusi orari possa anche avere differenti... Ma anche
ma anche più semplicemente nel Regno Unito, Galles, che hanno comunque Scozia, Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra, in cui fanno grossi tornei tutti assieme, ma hanno una realtà che è 4 volte i nostri giocatori e fanno solo, per carità, fanno solo il doppio dei nostri tornei, ma comunque ne fanno, Cristo santo, il doppio. Quindi hanno spazio per avere più formati regionali anche loro. certo. Ed è giusto, è solo giusto. No, Sì, potrebbe il essere tema... anche una roba magari più sovranazionale. Metti che so, Belgio, Olanda, Lussemburgo fanno una roba insieme, no? Da oggi c'è il Belgio, però metti che il Sì, se Lussemburgo... il Benelux volesse fare tutto uguale, a quel punto lì gli si può proporre di diventare solo una region, cioè non abbiamo scelto nation per tenerci la libertà di poter fare certe cose, che secondo me sono interessanti a questo punto. E infatti ti dico, ovviamente essendo coinvolto in prima persona sul discorso US, parlando, conoscendo la differenza regionale, conoscendo il fatto che tra la East Coast e la West Coast ci parlano 3 ore di fuso orario, tournament organizer completamente diversi, con delle idee completamente diverse sul gioco, quindi community veramente divise, perché un conto è uno stato federale con una certa estensione, un conto è una nazione come gli Stati Uniti, che di fatto è un continente, come dire l'Asia, quindi difficile metterlo. Quindi secondo me la parte veramente chiave che giocherà un ruolo chiave in tutto questo è proprio la parte region choice, quindi il limited, dare la massima flessibilità, perché come già si è visto in discussioni preliminari, il pushback sul dire sì, ma noi qua siamo abituati a fare così, ok, allora cerchiamo di partire da un formato e da un territorio comune di intesa, poi da lì insomma facciamo l'80, poi il 20 lo aggiustiamo. Sì, cioè poi chiaramente ci saranno degli organi io li chiamo steering board, comunque degli organi che presiedono e decidono la direzione e fanno aggiustamenti, perché ovviamente paese che vai, usanza che trovi, e quindi già adesso banalmente con Italia, Belgio, Stati Uniti e Inghilterra dobbiamo quantomeno trovare delle cose comuni, poi ci sono delle esigenze specifiche. Diciamo che un formato regionale ci aiuta molto a capire cosa possiamo fare, quantomeno insieme sotto lo stesso tetto. Poi e poi c'è da lavorare, quindi arriviamo a qual è la roadmap attuale. Diciamo c'erano delle date un po' più fisse, ma mi pare di capire che a livello internazionale ci sia un pochino di lavoro extra da fare, quindi sicuro come l'oro c'è l'Italia. Quindi l'Italia dal 26 gennaio non avrà più il portale classico italiano, ma migrerà completamente sul portale internazionale. Quindi saremo i primi, siamo stati i primi a farlo, saremo i primi a entrarci. E banalmente il portale è una versione potenziata, riveduta e corretta. Ci sono dei miglioramenti anche che sono stati chiesti, che banalmente quando ho stoppato lo sviluppo di Oltilean li ho portati direttamente nella versione internazionale. Perfetto. E pian piano si uniranno nel corso di febbraio le altre nazioni all'interno, quindi per noi fondamentalmente sarà banalmente una migrazione, per loro sarà un territorio nuovo, e poi da marzo, diciamo, rodato un attimo il sistema delle nazioni delle regioni fondanti del tutto, andremo ad aprire eventuali negoziazioni / richieste di ingresso, eccetera eccetera, con le altre nazioni. Stanno arrivando delle domande molto interessanti. Esatto. Vai, e ve le propongo. C'è Matteo che ci dice: ma quindi si torna alle FAQ condivise? Quindi torniamo al nostro amico Poldo, l'elefante nella stanza. Le FAQ come saranno gestite? Saranno gestite, l'idea è quella di andare su una roba globale. Ok. Questo è un pain point. Quindi ci sarà un council, quindi anche un council judge globale come c'è in Italia con le FIGA globali, quindi c'è un'idea così o più semplice? Qua lascio Zanco, gli ho detto io su sta roba non ci voglio entrare. Esatto, sua santità.
Cazzi da cagare, ci vediamo sempre da questa parte del posto. Allora, Prego. grazie. Allora, diciamo che sto sentendo il mio miglior collaboratore in tal senso, quello che pago 5 volte gli altri utenti di Oltilean. Non mi ha ancora detto di sì. Sicuramente ci sarà un sistema unificato. Non è questione di se, è questione di quando. Si inizierà, sicuramente noi manterremo le FIGA attualmente esattamente così come sono fino a prima e prossima revisione, anche perché ci sarà Saranno sicuramente una revisionare. revisione dovuta alle nuove FAQ, quindi c'è tempo. Aspetta, non andare avanti con le slide perché c'è un passaggio tecnico. Allora, dietro. E avremo sicuramente una sovrastruttura internazionale per gestire questa cosa, ma non è detto che tutte le region seguiranno l'esempio dell'Italia, nel senso di avere degli arbitri, eccetera, eccetera. L'idea che adesso mi è venuta in mente in questi giorni, parlandone un pochettino con questo stretto collaboratore, che dobbiamo poi verificare e capire con gli altri membri della board, è di avere sicuramente giaggi italiani che continuano a fare il loro buonissimo lavoro di domande e risposte, che poi alla community più che le figa tante volte servono le domande e risposte, ma di avere un ricontrollo a livello internazionale di quando questa domanda e risposta può diventare una figa. Perché? Perché semplicemente a volte noi non leggiamo delle cose che vengono lette da un'altra parte del mondo. A volte semplicemente per abitudine, a volte per forma mentis, a volte per altro. Sicuramente ci sarà questo organismo, sicuramente ne faremo parte, ne faremo come Italia, avremo la nostra voce. Sarà una cosa totalmente diversa da Confac, perché Confac è nata con un altro obiettivo, cioè dare delle risposte a chi gioca anche sul tavolo di casa. Questo invece nasce come chiarificazioni ufficiali per le partite di Lega. Quindi ha un altro peso, un'altra gestione e un altro tipo di persone che ci lavoreranno dietro. Poi, come, quando e perché, tutto da capire. Okay. Nel frattempo, per quanto riguarda i nostri utenti, avete le FIGA e le FIGA così come sono attualmente rimangono. Perfetto. La seconda domanda. Rispondiamo un po' di domande in chat. Infatti Allora, è la seconda. nella migrazione di tutti i dati di scorecard, ranking, sì, braseremo tutto e partiremo da zero. Ok. Sto scherzando. Migreremo tutto dal primissimo torneo di Oltilean fino alla fine. Hey, incoming, 3, 2, 1, stop. No, ma questa cosa qui lui voleva azzerare, poi si è ricordato di tutto il lavoro che ha fatto per recuperare tutti i tornei passati e ha detto col cazzo. Questo è il mio cadavere, passateci sopra. Invece è molto interessante l'altra. Vai, scusa, finisci. Sarà possibile in futuro implementare la piattaforma anche per altri sistemi di gioco? Ma io quei sistemi non ci gioco, quindi se sono indisposti a pagare possiamo parlarne, ma no, non è nei piani. Oggi noi lavoriamo per The Old World. Se la cosa funziona e diventa trend setting, è chiaro che possiamo pensare però vedo già un sacco di lavoro solo su The Old World. Però se la cosa diventa, diciamo, cazzo, quelli di Old World hanno una piattaforma pazzesca, fanno tutto sincronizzato a livello mondiale, è chiaro che non è la piattaforma su cui bisogna lavorare. E bisogna lavorare su quei coltelli, ad esempio in mezzo alla Francia sugli aoisti, sui 40 cappisti, che mi sembra una community ancora più campanilista per certi versi, mi piace usare termini easy, ma diciamo che si accoltellano, e quindi non è, cioè ragazzi, non è una piattaforma, è un lavoro come dire, comunitario, questo, nel senso la piattaforma è uno strumento attorno a cui si crea la community, ma senza, che poi è quello che abbiamo sempre detto io e Fede, senza la community che faceva giocare e che ci piaceva, noi in Germania non ci andavamo, né l'anno scorso né quest'anno, perché ci sono nazioni anche di una certa dimensione che non hanno mandato squadra al mondiale,
Perché? Perché la community non trovava supporto. Ci sono nazioni in cui non c'è una nazionale perché non c'è nessuno che vuole farne parte, che è una roba che io trovo, anche se vuoi andare a fare, cioè alla fine tu non devi andare a un torneo del genere per forza per vincerlo, ok? Puoi anche andarci per fare un'esperienza di torneo internazionale, cioè vai a fare quello che fai nel tuo tempo libero un po' più in grande, in un'altra lingua, in un altro posto, fico. Cioè vai a farti paradossalmente la gita, una gita in cui ci sono 150 ragazzi sudati che condividono con te il tuo hobby. È oggettivamente una figata. Poi vinci, perdi, fai, disfi, quello non c'entra niente. Non c'erano persone, cioè ci sono nazioni che non hanno fatto la squadra. Sì. Certo. Oh. Allora io faccio time check e poi ovviamente Sì, andiamo... allora, velocemente, procedura di migrazione, cosa vi troverete da lunedì? Banalmente potrete fare login con le vostre credenziali, recuperare la password se l'avete dimenticata, solita cosa. Come vedete là sotto ci sono un multilanguage le 5 lingue, diciamo, occidentali più parlate. Volutamente Multifile. c'è anche un tedesco, chissà, C'è anche magari. il tedesco. Scusami, volevo rispondere a prima quando dicevano che è assurdo che i tedeschi non si siano proposti, ma io sinceramente noi non abbiamo parlato con i tedeschi perché non abbiamo mai parlato in tal senso, mentre invece ci è venuto naturale parlarne con chi, con le nazioni con cui abbiamo avuto un rapporto. Ma in realtà i tedeschi non sono in grado, secondo me, ora di fare nulla di tutto ciò senza litigare ulteriormente. Ma sono tanto spaccati, Zanco? Sì, C'è tanto. una bella crepa. Cioè, C'è una bella crepa. c'è oggettivamente una parte di nazione che vuole giocare a TOW, una parte di nazione che vuole giocare a TOW con le sue regole, e una parte di nazione che non vuole giocare a TOW, ma dato che non c'è modo di giocare a Ninth Age, giocherà a TOW con le regole di Ninth Age. Cioè, è una Porca puttana, 3 fazioni quindi. è una multicrepa. Ma d'altronde, come lo diceva Andre, quando hanno fatto la puntata sulle Germancom, qualcuno gli ha scritto non chiamarle Germancom perché non sono tedesche. Cioè, molto bene. È stato incredibile, quello. Io e Albi abbiamo ricevuto un'email. Sì, abbiamo ricevuto un'email. Dicendo queste non sono, se le chiami German Comps e fai sembrare nazionali, la nostra community non è unita su sta cosa, non vogliamo che passi il concetto che noi tedeschi... non vedo problemi, nel senso che quella roba lì è abominevole. Come fai a essere unito su una roba? No, e va bene. Io ho detto, Sì, guarda, però se scusami, la community German stessa Comps non riescono neanche a parlarsi, perché questo vuol dire non riuscire a parlarsi, cioè, non riuscirà a parlare. se a Genova magari fanno le Italian Comp, non penso che Zanco si metta, Miki vada lì a dirgli che cazzo state scrivendo, non è tutta la nazione, noi siamo la nazione, cioè, come quando mi dicono vogliamo fare dei tornei a coppie, la nostra risposta attualmente è abbiamo dei problemi tecnici a farli. Ragazzi, fateli, potete scrivere sulle chat nazionali nostre che state facendo il torneo a coppie, potete pubblicizzarvi di sopra senza problemi. Cioè, più di così che cosa devi fare? Sì, diciamo che il torneo a coppie ad oggi è un territorio interessante, sicuramente per un'eventuale espansione, no? Però richiede un importante investimento in termini di, perché è un torneo singolo con una comp a squadre, non è banalissimo da mettere Sembra a una terra. baggianata, ma Esatto, e soprattutto non sappiamo se, e infatti abbiamo chiesto a qualche organizzatore di fare qualche esperimento per capire se è funzionale o meno. Non sappiamo se è una roba fantastica come sulla carta o viene una boiata guarda, noi ne ingiocabile. abbiamo giocati tanti con Andre, soprattutto in sesta edizione, penso che anche Miki se li ricordi, non so se da voi, da noi in Piemonte erano molto battuti, ce n'erano almeno 3 o 4 all'anno, ed è un formato, come dici tu, come dice Miki, che rafforza un po' l'amicizia, è molto un formato molto easy, non è iper competitive perché non può essere iper competitive, però è bello perché siamo in 4 amici che si trovano a un tavolo e tiriamo i dadi e giochiamo, che è un po' una versione a squadre ridotta sostanzialmente, che si riesce a gestire in una giornata sola, ed è bello, sì, però, per quello. Quanti match fai in una giornata? Perché 3. immagino che 4. No, sono 3 partite ne classiche. fai 3 ed è, anche se posso dire, in realtà partita abbastanza lunga, perché ogni volta devi mettere d'accordo 4 teste ed è una mega menata.
Io l'ultima volta l'ho organizzato 3 anni fa, ho preferito addirittura fare in giornata quello a squadre da 3 persone singole che non quello a coppie. Abbiamo finito alle Quindi 9 sì, di sera. però diciamo che è sicuramente, cioè GW ce l'ha dato, ha messo delle regole apposite per farlo e sicuramente non lo stiamo ignorando, anzi ci abbiamo già pensato più. A me piacerebbe farne uno, ad esempio, provarne a giocare uno, però ci sono delle questioni proprio di logistica, no? Nel termini, noi cioè, gestiamo la parte di eventi organizzati. Eventi organizzati vuol dire fondamentalmente tornei. E tornei vuol dire che devi dare a tutti comunque qualcosa di fair e uguale per tutti, no? Per partecipare a un torneo in maniera sana. Se ad esempio 4 persone a un tavolo allungano la partita in maniera enorme, magari ti trovi a giocare 3 turni, che già succede nel singolo, figurati con 4 teste al tavolo cosa può diventare, no? No, Quindi è chiaro che sicuramente deve essere una cosa presa. ci sono delle valutazioni da fare, ci sono magari sono solo tornei da 2 giorni, 4 match 2 per giorno, no? Puoi dire, perché così almeno riesci a dare tutto il tempo necessario per giocare. Però non è una cosa che si fa così, cioè possiamo lanciare cose, ma non è il nostro stile farle buttate lì, no? Di solito sono tutte molto pensate, molto provate, anche basate su esperienza diretta, no, delle cose, quindi non escludo che arriveranno in futuro. Oggi, come avete visto, abbiamo un bel po' di lavoro da fare, quindi ci stiamo focalizzando su questa cosa. Procedere di creazione velocemente, fate login con la vostra utenza, vi appare un pop-up dove dovete compilare delle informazioni, banalmente ci saranno già tutte, eccetto che dovrete scegliere la region, Italia, se siete italiani. Se non fate l'Italia, perché oggi c'era gente che metteva San Marino, Uzbekistan come nazione, fondamentalmente non vedete, almeno direttamente, i tornei italiani come prima scelta. Quindi non vagate per il mondo e soprattutto partecipate e venite esclusi dai ranking italiani. Quindi, esatto, state dove siete. E una cosa importante è una nuova, diciamo, misura privacy. Molti giocatori magari scelgono di mettere un input di nome e cognome abbreviato, fasullo, quant'altro, perché magari giustamente non vogliono apparire nei ranking. C'è l'opzione adesso di visualizzarvi solo col nickname, quindi basta, è selezionabile sia l'ingresso che nei settings del portale, potete in qualunque momento apparire come solo il vostro nickname, e quindi sia nei risultati dei tornei sia nelle eventuali Hall of Fame apparirete unicamente col nickname, in modo tale che abbiate la privacy che volete. Diciamo è una cosa che ci stava a metterla, e confermate di aver letto l'informativa privacy e avete finito, siete pronti e migrati sul nuovo portale, dove ritroverete tutti i vostri risultati. Fantastico. Riveliamo la slide nascosta che abbiamo dato in anteprima ai ragazzi sulla chat? Che dici? Sì, vai. Dai, vamonos. Allora, questa è la slide più bella del meraviglia, incredibile. Allora, The Tilean Job, questa è la squadra italiana che porterà avanti il lavoro internazionale e locale, nel senso che abbiamo il nostro chairman, Sua Santità, che va a rappresentarci nel conclave delle regioni fondatrici, insieme agli altri 4 o 5, capiremo poi cosa faranno i francesi. Io che avrò il cerino tecnologico in mano, quindi cardinale tipo Parolin, cardinale Sua Eminenza, e con gli organizzatori, forse qualcuno se n'è accorto ma non poteva votare, abbiamo fatto una votazione per chi, diciamo, avrebbe portato avanti il lavoro che io e Michele, ovviamente con altri impegni, dovremmo un attimo mettere in secondo piano, cioè proprio il lavoro di mandare avanti la federazione italiana sul suolo, quindi proprio sull'Italia, quindi gestire tornei, approvazioni e quant'altro. E sarà Dani, che è conosciuto da quasi tutti in Italia, giocatore fortissimo, ma soprattutto anche esperto organizzatore di tornei su Brescia, e pensiamo che è stato scelto da tutti i tournament organizer e che hanno organizzato un torneo nel corso del 2025, e pensiamo che i tournament organizer abbiano espresso
un'ottima scelta. Diciamo che tutti i candidati erano ottimi. È stato preferito Dani, che quindi prenderà il porpora vescovile per rappresentare Sua Santità in terra italica, e abbiamo direttamente dal Sud America, dalle falangi armate dei FAR, il nostro buon Mattia Bartesotti, che abbiamo chiesto la sua disponibilità, vista l'esperienza già ampiamente maturata sui tornei online. Di fatto è l'organizzatore di Oltilean per tutti i tornei World principale, poi giustamente potrà farsi una sua bella squadretta per gestire tutto, che organizzerà i tornei online sulla time zone europea. Quindi, posso dire che le ultime 2 foto sono inquietantemente realistiche, cioè io mi aspetto che da un momento all'altro sai perché? Perché a me Zanco ormai ti sei abituato a vederci, sì, quindi no. sembriamo meno realisti. Sì, gli altri due è vero, devo dire, soprattutto Bartesotti potrebbe avere un ruolo in un film di quelli che escono. Bartesotti sembra René Ghita negli anni 90. Esatto. No, davvero, cioè, è incredibile, è incredibile. E poi è super fotogenico per sta roba. Sì. Grande parte. Orla mi sta benedicendo dallo schermo, comunque. Scusami Albi. Vai. È in programma la possibilità di giocare in bianco, ovvero senza ranking. Ad oggi no, nel senso che tu puoi ignorare completamente i ranking e giocare normalmente, quindi semplicemente è una questione di se vuoi seguire o meno il ranking. Potenzialmente per alcune esigenze potrebbero nascere dei tornei non sanzionati, banalmente che utilizzano il portale per gestire come strumento, ecco. Non è una cosa che mi fa impazzire, nel senso che se tu sei dentro una piattaforma, ci sei con tutto quello che ne consegue la piattaforma, quindi cioè, con tutte le sue feature, che poi puoi ignorare o come dire, tenerci in particolare su persone che giocano perché sono attratte dal ranking e altri di cui non ne frega un tubo. Banalmente sono un modo per fare una classifica al ranking, che poi sia interessante o meno lo decide il singolo giocatore, però sì, potrebbe nascere in futuro una possibilità di fare eventi unranked. È chiaro che il portale di Oltilean, Play Old World adesso, gestisce i tornei con i formati previsti dalla federazione internazionale. Quindi se ti vuoi organizzare un torneo e poi usare il portale, devi stare in quei formati. Se vuoi fare qualcosa di completamente diverso, non puoi usare il portale. Questo è importante, ecco. Ok, perfetto. Giro l'ultima, così Aspetta poi un attimo, rispondo a Valerio che devo lasciare. chiede che Valerio offre la sua manodopera a Fede per integrare su New Recruit. Io penso che New Recruit non sia proprio adatto a questa situazione, perché New Recruit a sua volta gestisce anche i tornei, quindi non ho capito cosa intende per integrare su New Recruit, nel senso integrare la creazione della lista e caricarla direttamente. Più che altro, se Valerio hai tempo, voglia e modo, possiamo provare a capire se vuoi fare un builder tu. Diciamo che in questo momento i builder sono funzionali sia su New Recruit che su World Builder. Non voglio preferire nessuno dei due, perché ad esempio mi trovo estremamente bene con World Builder, c'è gente che non si trova estremamente bene con New Recruit, quindi non voglio andare in una direzione preferenziale, ecco. Potrebbero nascere collaborazioni in futuro con loro, per carità, perché no? Ci teniamo aperte le porte perché è tutto in divenire, non sappiamo bene che cosa succederà. Metti che un giorno ci facciamo il builder nostro, che magari funziona meglio degli altri, chi può dirlo? Quindi ad oggi non mi voglio loccare su tecnologie esterne, e ci sono diverse esigenze. Voglio anche, metti che nasce un terzo builder che è meglio degli altri due. Magari programmiamo noi. Allora, il builder non è una cosina proprio banalissima, sono soprattutto adesso recuperare 36 armate. Ecco, una roba che abbiamo messo nel nuovo portale, la suddivisione per armate, grandarmi e tutte le armi of infamy. Quindi
lunedì entrate e controllate i tornei, perché abbiamo messo la separazione, perché vogliamo avere delle statistiche un po' più approfondite che contemplino anche le Army of Infamy, e novità veloce, quindi dopo lo scriverò comunque chiaramente in fase di migrazione negli annunci sull'Ultimate Federation, quindi andate a controllare i vostri check-in per i tornei della sabato e domenica dopo la migrazione, quindi quelli di fine mese, e controllate che avete messo le liste corrette con le armate corrette. Non sarà problematico inizialmente. Andati avanti nella slide. Chi ha fatto allora, spoiler? Annuncio l'ultima e poi ragazzi io devo scappare, ma voi continuate, che purtroppo impegni vari mi chiamano, devo portare il bambino in piscina e mia moglie mi ha già guardato male tipo 7 volte, quindi devo uscire. Stiamo partendo ovviamente con la parte USA, che è complessa, come vi potete immaginare, come abbiamo detto non è facilissima per via tanti stati, tante teste, tante sub-region, e quindi Ryan, che molti di voi già conoscono perché è appunto un grande assiduo frequentatore dei tornei italiani della OTF, quelli di Warhol, sarà il US Regional Manager, conosce praticamente quasi tutti gli organizzatori fisici che esistono negli Stati Uniti, sta facendo un lavoro incredibile. Ovviamente verremo su con le puntate in inglese dedicate a tutta la parte USA, eccetera, quindi seguiteci se avete voglia anche in inglese, e per il 2026 lo supporterò io con la parte di chairman dell'Old World Federation, perché ovviamente faccio un po' da trade union, visto che un po' la visione, la chiacchiera con tutti e due i lati. E io spero davvero che negli Stati Uniti, come ha detto Miki e Fede, entrino, perché una volta che aggiungi bene la bandierina americana fa una bella differenza. Secondo me partiremo soft, ci andrà tempo, però come ha detto giustamente Fede bisogna iniziare, poi quando il prodotto è buono poi la gente arriva, ecco, quindi sono molto orgoglioso di dare una mano. Allora, gli USA Guys hanno già finalizzato le loro posizioni con Bonini, che bella la mafia italiana, Johnny. Siamo tutti italici. No, in realtà non abbiamo ancora l'ufficialità, però lato inglese sarà Richard Manklow, che avete già conosciuto, che ha partecipato al nazionale a squadre italiano, che era l'arbitro insieme al Bob Paes, l'arbitro inglese. Persona assolutamente incredibile, che ha organizzato tutto il circuito degli UK Master in Inghilterra, e secondo me facendo un lavoro enorme, perché non avevano di fatto una piattaforma di supporto completamente dedicata, quindi secondo me ha fatto del grosso lavoro manuale. E lato Belgio stiamo aspettando le informative, ma in questo momento Arvid de Koster, capitano del team belgio, è on board sulla World Federation. Aspettiamo Nicolas Boucher dalla Francia che ci dia delle indicazioni, e poi ragazzi qua pian piano avremo... dal 26 lo vedete, il portale avrà un look dark rispetto al look light di Ultimate Federation. allworldfederation.com, gira pure la slide, sarà il nostro dominio, e potete già andarci. C'è una versione preliminare anche di un infopack, che fondamentalmente è un infopack che vi spiega anche ad esempio i punti pittura che saranno rimasti uguali, le lingue dei tornei che saranno quelle locali della regione. Sui tornei della domenica saranno locali della regione, a meno che non ci sia qualche partecipante di lingua straniera, esattamente come facciamo oggi. Quindi se viene a giocare a un giocatore inglese, gli parli inglese; se viene a giocare a un giocatore tedesco, gli parli inglese, oppure vi accordate su una lingua da usare, e quindi tutto molto molto easy. L'idea è sempre quella di andare a divertirci, non a fare un lavoro. E niente, ragazzi, direi che è una bombona comunque. Avete fatto un lavoro incredibile, sì, ragazzi. Cioè, lo state facendo, lo farete, ma è qualcosa di enorme. Lato mio, ammirazione e opulenza, perché davvero bravi.
Poi se funziona Mim ci sentiamo, magari adesso io non so come funziona House in dettaglio su Tournament Manager e quant'altro. Secondo me pensare di fare una cosa del genere a livello mondiale in house è difficilissimo Ma per questione si di parte community, parlando delle teste, il problema è sempre certo. solo quello. Si trovano dei Però paesi che thinks alike e sì. poi magari gli altri rimangono fuori, gli altri entrano dentro, ci sono 1000 modi per noi non siamo nessuno per imporre niente a nessuno, noi vi diamo un'idea di condivisione, secondo me uno dei grandi problemi di un giocatore che gioca negli Stati Uniti e magari viene a farsi una partita in Italia è che a volte in alcuni tornei, non più in Italia, ma si gioca un altro gioco. E secondo noi, vuoi un po' perché probabilmente negli altri sistemi questo succede meno, ma non mi Sì. sbilancio. The Old World è di sua natura un po' più complesso e più libero a Poi interpretazioni. in qualche modo mi vien da dire che, come dire, abbia dei precedenti, ci siam passati tutti ai tempi di Fantasy, le limit son sempre esistite, dal Montepunti o come cavolo si chiamava, euro, svedesi, le abbiam provate di tutti i colori da sempre e infatti il giocatore di The Old World, se gli parli di limits, non fa una piega, anzi di fatto gli piacciono, ci piacciono, perché anche negli anni hanno aiutato a giocare un gioco come dire, complesso che alle volte era un po' troppo wild, ecco. 40.000 Forse attualmente ha 3 modi, tra virgolette, di essere giocato, perché anche lì puoi fare il GV style, no limits, chiamiamolo come vuoi, però ci sono problemi per il discorso linea di vista, cose del genere, poi c'è tipo ETC, VTC, che di fatto vanno a plasmare più che non le regole, di per sé il discorso della gestione degli scenici. E invece House tutto questo ambaradan di problemi sostanzialmente non ce l'ha, non so se sia un bene o un male, perché in tutto il mondo, letteralmente, giochi no limits, quindi quello non sarebbe un problema. Più un problema forse di sottomissioni apparenti, collaborazioni fra arcinemici storici, cazzate. Come Quindi sì. dice Miki, il problema principale è formare la community. E in sì. questo caso la community mondiale si è formata e alla fine il grande vantaggio è che Miki e i ragazzi belgi, i ragazzi inglesi si sono trovati bene insieme e sono riusciti a parlarsi e a mettersi d'accordo. Credo che poi alla fine Che il poi fulcro sia un po' quello. poi che il ha mosso paradosso è tutto. che in realtà c'è già un'ottima base, perché l'House Wars, che di fatto è il VTC, l'ETC, chiamalo come vuoi, che ogni anno organizza il mondiale itinerante, quest'anno, che tra l'altro lo giochiamo in Italia, lo organizziamo noi di Lega Caos insieme ai Metaboroni di Pescara, e bla bla bla, io sarò giù a streamare, bla 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 bla, 32 nazioni, con squadre da 8. È grosso, cioè quest'anno raga c'è la Cina, che è qualcosa secondo me di epocale. Che figata. Quindi Ma c'è, ci però arriviamo li anche metti noi. insieme una settimana all'anno, basta. Peraltro se non male collegi della casa madre, quindi è più facile. Sì. E credo che noi, per avere l'egida della casa madre, magari muovendo il mercato No, americano, scusate, magari... no, House non ha l'egida della casa madre, ragazzi. House Wars No? Ok. non è riconosciuto. L'unica cosa ufficiale GV sono quelli che fanno ad Atlanta, che è un singolo, e basta. Ok. Chiedono Fede e Miki, l'ha chiesto 2 volte, quindi è giusto dargli anche retta, povero. La pittura non cambia niente nei tornei standard, No, sempre l'ho un detto punto. prima. L'ho Un detto Fede punto, prima. un punto around per gli eventi principali, diciamo, e nessun punto ovviamente sull'online. Perfetto. Non è così. Non- No, diciamo che i parametri standard per ora sono invariati. Ottimo. Volevamo anche lato nostro usare qualcosa che avevamo già provato e che aveva avuto successo in Italia, e poi magari in futuro cambiano, chi lo può dire, però ecco, secondo noi è un buon punto fra diciamo, il talibanesimo dei tornei, diciamo, ufficiali che non esistono, di giochi solo con la roba dipinta,
lato nostro per favorire l'accessibilità, puoi giocare anche con roba non dipinta, chiaramente avrai dei punteggi minori che saranno meno Certo. impattanti sul torneo della domenica, più impattanti sugli eventi grandi. Pensiamo di aver raggiunto un buon compromesso che premi sicuramente chi si sbatte per fare le pitture e chi vuole iniziare, anche perché ci sono nuovi giocatori, tanti, e ci sono anche nuove leve che magari trovano difficile iniziare a fare un torneo, perché magari ora che dipingono tutta l'armata cambiano cose e si scoraggiano e tutto, invece puoi venire coi soldatini montati con l'attack e provare la tua armata, capire dove stanno i problemi, perché poi dopo no, i problemi li scopri giocando i tornei È vero. di una posizione. Verissimo, verissimo. Sì, diciamo che ultimamente ho avuto anche il problema di avere le miniature, perché comunque molti eserciti sono un po' monchi e questo GV ci dovrebbe dare un pochettino una mano, soprattutto su un paio di range. Penso agli Elfi Silvani in parte, perché mancano tutta la parte di spiriti della foresta quasi, che non si giocano come e mi fa le facce brutte, però comunque mancano alcune cose dell'impero, altre cose di varie fazioni. Il duca su ippogrifo. Il duca su ippogrifo, sì, non è una banalità perché si Il gioca. duca su ippogrifo. Vabbè, ma quello è un po' un problema che GV sta avendo su tutte le gamme, anche del fratellone più one di tutti, anche del mio, eccetera. Fisicamente, se uno volesse iniziare oggi tante armate, non può, letteralmente non può, e deve aspettare mesi. Facciamo un esempio su tutti, sul 40.000, una delle unità più forti attualmente sono le Victrix Guard, sono praticamente introvabili su qualunque sito worldwide. Cioè non riesci a... come è stato per le mongolfiere, no? Esatto, impossibile. E questa cosa qui è un grosso Volete limite. ridere? Stamattina ero con il nostro negoziante di fiducia. Il nostro Rick. Il nostro Rick, esatto. Praticamente era al telefono col GV. Lui gli ha chiesto 50 o 40 scatole del Kill Team che hanno annunciato ieri. Ah già, è vero, sì. Indovinate quante gliene dà GV a negozio? 0. Attualmente non lo sanno. 4. Ok. 4. 4. Ci sono un po' di difficoltà. Non ho capito. Dei problemi a soddisfare la domanda. Che penso che sia una delle situazioni migliori per un'azienda, peggiori per i direttori operativi. Sì, è impressionante questa cosa. Ragazzi, abbiamo Quindi, come diciamo sviscerato il sempre, mondo. comprate le azioni che prima o poi ci facciamo i soldi anziché darli e basta. Esatto. Ma tanto per questo ci sarà la puntata dedicata con Tizi e Andre che ci spiegano tutto il report finanziario GV e io invito Tizi a spiegarci come investire i nostri poveri comprare centesi, ancora qualcosa da GV. Esatto, comprare altri demoni, come dare altri soldi a GV in altra maniera. Ragazzi, io vi ringrazio, ci state regalando la federazione mondiale, meglio di così non si poteva. Ci proviamo. Possiamo dire che è italiana. Possiamo dire che è italiana in parte. E diciamo che parte da una bella forma di parmigiano sotto, dai. Esatto. Ragazzi, Bravi, vi ricordo bravi. di mettere sempre like, subscribe se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti i nostri supporter, buttate un occhio al nostro canale di 40.000 perché io, Mime e Andre ci stiamo lavorando, ci stiamo avventurando nella multipiattaforma e nel multi... Vi butto anche il link in diretta, che tra l'altro lì. abbiamo intervistato gente che voi conoscete molto bene, ossia il buon Manfroni, capitano della nazionale 40K. Lecci, Leoni... Posso fare una battuta? Vai. L'ho fatto già in privato a Lecci, eccetera, eccetera. Perché il 40K vincesse qualcosa di internazionale con l'Italia, ci sono voluti mezza squadra che viene dal fantasy. Esatto. È vero, diciamolo. Manfroni, Lecci, Santo Padre, Leoni, Santo Padre esatto, e tra l'altro hanno anche rubato da X-Wing, perché Pispi è mio. È vero anche quello. E quindi ho messo 2 link, non so perché, ma vabbè. Ma va bene così, ragazzi, grazie mille, buona serata a tutti, ci vediamo per il prossimo appuntamento, quindi ricordate, appuntamento finanziario, e poi appena escono le FAQ abbiamo già precettato il buon Gianluca
che ci viene in studio a raccontare le FAQ appena le ha studiate alla perfezione, perché mi ha detto devo essere pronto a qualunque tipo di domanda, quindi Per non il essere lunedì faccati voi stessi. sappiate bene che il lunedì successivo all'uscita delle FAQ c'è la diretta con Gianluca che risponde a tutti i vostri dubbi. Questo mi è stato Dai, garantito. cazzo. E ci vediamo al Miragliano Open domenica a 25. Milano. Esatto. Nuovo record. Torneo, nuovo record in singolo, più del Del nazionale, Del nazionale. 56 paganti, ragazzi. non male, non Grande, male. grande, Alla grande, grande. ragazzi. Grazie mille e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.